Quelli di voi che leggono fumetti avranno già sentito parlare del Klondike, semplicemente perché è la terra in cui Paperon de Paperoni ha fatto la sua fortuna. Di Skagway invece saprete qualcosa solo se avete già cercato informazioni sull'Alaska, ma in generale sia quest'ultima che il Klondike sono famosi per la corsa all'oro di fine 800. Skagway è un piccolissimo paesino dell'Alaska di meno di 1000 abitanti che sorge in fondo al canale Lynn. L'unica cosa da sapere è che la via principale della città, Broadway Street, è piena di negozi, per lo più articoli da regalo, più o meno collegati al periodo d'oro della cittadina. Infatti entrare a Skagway è come entrare nella zona far west di un parco divertimenti, ma senza figuranti. La città vive del turismo delle navi da crociera, oltre 400 l'anno, e della linea ferroviaria turistica che porta nel Canada. Il Klondike invece è l'ennesimo paradiso. Ma andiamo con ordine. Scesi dalla nave incontriamo Pablo, la nostra guida di origine argentina. Si è rivelato subito molto simpatico, infatti tutto il tour è stato praticamente un piccolo spettacolo. Abbiamo fatto un piccolo pezzo con un pulmino, quindi piccolo passaggio dentro il paesino, bello ma se siete stati a Gardaland vi saprà di già visto, e poi prima fermata per fare le foto. Una cascata. Le cascate a fine viaggio le odierete. Ma vabbè, bella comunque. Ovviamente ovunque guardate è sempre uno spettacolo, ma il bello deve ancora venire. C'era una tappa che pubblicizzavano da giorni, ovvero la fermata davanti al cartello Welcome to Alaska. Ora, io la foto l'ho fatta, bella ma fammi vedere qualcosa di serio. E infatti l'abbiamo visto, perché a 100 metri da lì un orso ha tentato di attraversare la strada ed è successo il panico. A quel punto il reporter d'assalto che in me avrebbe voluto correre a vederlo più da vicino. E anche Pablo ha iniziato a urlare: "Come on guys, let's go chase it! Yeah, let's go take a picture of it! Come on, let's get on the bus! Let's get on the bus! Hurry! Let's go! Ma se dici cazzate per un'ora, la gente inizia a pensare che non dirai mai una cosa seria, quindi nessuno gli ha creduto. Quando invece tutti hanno capito che faceva sul serio, sono saliti lentamente su quel bus. Cari americani oltre il quintale, cogliete l'attimo, cazzo! E quindi ci siamo persi l'orso da vicino. Ma come al solito, lo zoom ha fatto il suo lavoro. A quel punto siamo passati al trenino del Klondike e qui abbiamo visto per l'ennesima volta una sostanziale differenza fra Canada e Alaska. Apro una piccola parentesi. Ricordate la storia del visto sbagliato? Ecco, in questa escursione sapevamo che avremmo dovuto superare il confine con il Canada e avremmo dovuto portare con noi il passaporto. Per evitare ulteriori problemi abbiamo rifatto il visto da capo. Invece ci avviciniamo con il pullman, sale un simpatico ragazzo in divisa, gli mostriamo i passaporti e welcome to Canada! Semplice. Pulito. Saliamo sul treno, facciamo tutto il viaggio di cui vi parlerò tra poco e prima di scendere passa fra di noi un officer che prende i passaporti, controlla i visti, ci fa togliere cappello e occhiali. Insomma, con gli USA non si scherza. Torniamo a noi. La seconda parte del viaggio era il White Pass e Yukon Route, ovvero il viaggio di ritorno verso Skagway in un treno d'epoca, passando per il Klondike e lo Yukon. Panorami mozzafiato di montagne, ghiacciai, cascate, tunnel, siti storici e una statuetta del Bigfoot. Così, a caso. Il viaggio è lungo, quindi avrete sia il tempo di scattare foto, sia di fare video, sia di stare semplicemente seduti a godervi il panorama. Come potete vedere dalle immagini, io ho fatto tutte e tre queste cose. Poi ho cercato dei riferimenti a Zio Paperone, perché ovviamente ho letto un sacco di fumetti e la saga di Paperon de Paperoni è una delle cose più belle che io abbia mai letto. Il vecchio ponte mi ha stupito, non so perché, in quanto non sono un architetto, un ingegnere o in generale uno a cui piacciono i ponti, ma vederlo mi ha fatto un bel effetto. Insomma, bello, bellissimo. Al ritorno ci siamo fermati nel paese e ci siamo fatti un giretto. Nelle foto sembra più figo, mentre lì alla fine è un semplice paesino turistico a forma di città del Far West. Negozi e negozietti, quasi tutti di souvenir, ristorantini vari ed un negozio di attrezzature tecniche sportive e fotografiche. Poi ci siamo fermati in un localino che prevalentemente faceva hamburger e cose così. USA! Io e la mia ragazza abbiamo preso un bel panino, i suoi genitori un'insalata e il cameriere fa: "La volete full o half?" Loro chiedono la half e gli arriva un piattone che avrebbe sfamato un bufalo. O quest'aquila. O un americano a dieta. Così. Location 7, menù 7, servizio 8, conto 7.
Mi piace. A parte le cazzate, poi basta, siamo tornati alla nave respirando un altro po' di atmosfera. Insomma, paesino niente di che, ma siamo stati nell'ennesimo posto incantevole. Vi invito come sempre a lasciare un mi piace, a dare uno sguardo ai link in descrizione e per ogni domanda o perplessità scrivete qui sotto nei commenti. Nel prossimo video vedremo l'Alaska vera e propria, ovvero quella con i ghiacciai, e si parlerà anche un po' di maltimare. Insomma, stay tuned, anzi, cliccate qui. Avete aspettato tutto questo tempo, non fermatevi adesso che arrivano i ghiacciai, su! Popolaretti. Buono.